Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di staffe per Action Cam e in particolare quella della Picotech. Il motivo è che, diciamo così, da qualche tempo avevo bisogno di una staffa per il nuovo Tomahawk della Salvimar e purtroppo non sapevo che l'azienda poi Salvimar facesse già una staffa. Così mi sono rivolto alla Picotech e gli ho chiesto se poteva aiutarmi. Non aveva diciamo così, in quel momento la staffa, però tramite WhatsApp, messaggi e foto gli ho mandato, diciamo così, come le misure dell'impugnatura e in pochi giorni praticamente ha risolto il problema. Io quindi ringrazio Filippo e Alessandro della Picotech che sono veramente in gamba. Allora, inizialmente siamo partiti con una staffa che poi vi farò vedere nel dettaglio, con una staffa diciamo così provvisoria, quindi soltanto per vedere se le misure andavano bene e se poi diciamo così era possibile utilizzarla sul fucile. Diciamo che nel complesso andava bene, era un pochino più grande, ma così molto funzionale anche con il sistema sgancio rapido. Quindi in questi giorni mi è arrivato il modello definitivo che io adesso a Filippo dovrò, diciamo così, dire se va bene e se è funzionante sul fucile. Quindi è un pochino più piccola, più leggera, adesso con le misure precise, ed ha anche un sistema veramente intelligente perché il Tomahawk ha così l'appoggio sternale leggermente in discesa, quindi scende leggermente in basso per dare possibilità all'occhio di vedere meglio così la punta del fucile, però crea il problema di alzare leggermente la cam, quindi abbassando l'appoggio sternale si alza la cam e riprende un po' alto. Filippo ha avuto l'idea quindi di fare questa parte posteriore regolabile e praticamente una volta montato possiamo così dare l'angolazione giusta e mettere la cam allineata rispetto al fusto. E niente, ora adesso ve lo faccio vedere da vicino come si monta e spero insomma che questo video sia utile per molti che diciamo vogliono prendere questa staffa. Come ho detto, poi ho scoperto successivamente che la Salvimar fa una staffa, due tipi di staffe, una che si smonta e una fissa, che farò così, presenterò anche quella successivamente sul prossimo video, quindi a secondo quello che a voi piace di più potete utilizzarla. Io ve la faccio, diciamo così, soltanto vedere come dimostrazione. Allora, questo è il nuovo fucile della Salvimar, il Tomahawk Hero 95, e questa è diciamo, la parte dell'impugnatura con l'appoggio sternale. La staffa in questo caso viene montata sulla parte diciamo più lontana dell'appoggio sternale, quindi va smontata la staffa e poi chiaramente vanno posizionate le viti. Io consiglio di mettere il datino nella parte alta di modo che se esce fuori stringendo un pelino di vite non crea problemi nella parte dell'impugnatura, quindi su questa parte qui non sbatte la vite ma abbiamo soltanto la testa piatta e quindi rimane liscia. Quindi va messo in questo modo e poi con i cilindretti posizionata con due bulloncini. Ecco qui, subito dopo praticamente va montata in questa posizione qui, quindi una volta trovata basta poi chiaramente stringere con una chiave e un cacciavite, diciamo tenendo ferma la vite, e poi con una chiave piccola spaccata basta stringere questa parte qui
e la staffa rimane solidale in questa posizione. Allora, una volta fissata questa parte qui sull'appoggio sternale, quindi stringendo bene questi due bulloni e viti, adesso andiamo alla regolazione della parte, diciamo, regolabile. Quindi io utilizzo una piccola chiave a brugola e una chiave spaccata per stringere questa parte qui. Allora, questa chiaramente, questa parte mobile va regolata in base al tipo di cam che utilizziamo, quindi questa fa regolare l'altezza. Io adesso la stringo un pochino per poi dopo tenerla, diciamo, leggermente mobile ma non fissa completamente, perché va regolata in base poi alla posizione esatta, diciamo. Perfetto. Allora, questa qui è la parte, diciamo, finale, quindi la staffa in questo modo è pronta. Nella parte, diciamo, fissa possiamo mettere questo gancino rapido che ci servirà poi in seguito per smontare la cam in fase di caricamento del fucile, quindi praticamente non crea problemi e intralcio quando andiamo a caricare il fucile. Quindi questa parte qui è la parte, diciamo, che rimane fissa sull'asta. Questa, diciamo, è la staffa mobile della Picotec, con il sistema a sgancio, è fatta in questo modo. Questa parte qui ho montato un cordino che poi servirà in seguito per sganciarlo, diciamo, la staffa va in questo modo, quindi va in questi due bulloncini, si preme qui e si blocca, quindi la staffa, una volta regolata e stretta, praticamente è fissa e non si muove più. Questo è il pezzettino di cordino mobile che vi ho detto, quindi quando andremo a caricare il fucile basta premere questo bottoncino qui, sfilarla, lasciarla in basso, si carica il fucile e una volta carico questo si può rimettere, premere e ritorna come era prima. Diciamo che il sistema è molto valido. Allora, al lavoro finito, diciamo così, la staffa si presenta in questo modo. Possiamo montare qualsiasi tipo di cam, in questo caso io ho messo la vite e monto la custodia per la Midland XTC 270, però questa parte qui mobile può montare anche GoPro e altre cam senza problemi, sia con vite che con piccole staffe messe con vitarelle sotto. Quindi una volta posizionata, con questa cam qui io posso regolarla e centrarla in modo orizzontale, quindi cercare di mettere l'asta, perlomeno per i miei gusti, l'asta al centro dell'immagine e un terzo più bassa rispetto al normale, quindi per far vedere meglio l'immagine verso l'alto. Una volta regolata la posizione stringo la vite e poi chiaramente andrò a controllare l'altezza verticale. E come ho detto, questa ha la possibilità di regolarla perché ha la vite, questa posteriore, diciamo con un gioco di circa 1 centimetro, e quindi riesce ad alzarla o abbassarla cercando di metterla, diciamo così, parallela all'asta. Come ho detto è semplicissimo, vi faccio rivedere come si smonta. Adesso diciamo, per prove di immagine devo fare attenzione. Ecco, quindi una volta praticamente smontata, la cam scende, va in basso, è leggermente galleggiante, quindi non intralcia neanche il corpo, non crea problemi. Uno carica il fucile e una volta caricato è tutto, si riposiziona in questo modo, si preme il bottone e praticamente si fissa e rimane perfetta. Una cosa che non ho detto e che è importante: praticamente questa staffa si può montare sia a destra che a sinistra, quindi è molto versatile, non c'è bisogno di ordinarla
a destra o a sinistra. Io l'ho montata a destra perché sono abituato, però se volevo montarla a sinistra non c'è problema, perché basta invertire le viti, rotarla, girarla e diciamo così ha la possibilità di metterla come vogliamo, quindi non c'è una posizione fissa. Ragazzi, io credo di aver detto tutto con questo video. Ringrazio ancora la Picotech per questa, diciamo, opportunità che mi ha dato. Gli ho dato così una mano per quanto riguarda le misure, e loro sono stati veramente veloci e molto competenti nel capire soltanto diciamo così, da misure che ho dato su delle foto e diciamo, su mia richiesta, quindi non avevano neanche il fucile. E niente, adesso devo soltanto provare il fucile a fare i primi video. Come ho detto, vi farò vedere anche l'altra staffa, perché giustamente poi ho scoperto che la stessa Salvimar fa delle staffe adatte a questo fucile, quindi si montano sotto al mulinello, un pochino più avanzate, e quindi mi sembra giusto far vedere anche quelle. Continuate ragazzi a seguirmi, e se non siete iscritti al canale fatelo, perché a me fa piacere, e niente, ancora di nuovo grazie e buona visione per gli altri video. Ciao!